Buonasera a tutti e ben ritrovati a GED. Questa sera siamo alla puntata numero 151 e in particolare alla seconda puntata del nuovo format per quanto riguarda il Medio Oriente di GED, che abbiamo denominato appunto Abakiskoi. Ricordiamo che in greco significa tessera intesa come tessera del mosaico, quindi questa sera andremo a mettere la terza tessera del nostro enorme mosaico in questo lunghissimo percorso che abbiamo intrapreso con voi, cari spettatori. Quindi dopo aver parlato di Nasrallah, il leader di Hezbollah, e di Netanyahu, l'attuale premier israeliano, questa sera parleremo sempre in maniera breve e sintetica di Sinwar. Quindi pregherei la regia di far partire le slide e iniziamo con la presentazione. Sinwar è nato nel 1962 nel campo profughi di Khan Yunis. Infatti adesso, dalle ultime notizie di cronaca, l'IDF non lo sta più cercando a Rafah, nel valico di Rafah, ma lo sta cercando proprio a Khan Yunis. Ricordiamo che all'epoca, negli anni 60, Khan Yunis era sotto il controllo egiziano. La sua famiglia si era trasferita lì, trasferita o espulsa, adesso non è ben chiaro, e dopo essere fuggita nel 1948, quindi nella prima guerra arabo-israeliana, seguita la celebre dichiarazione di Ben Gurion, da Al-Majad Asqalan, che era il nome arabo dell'attuale Ashkelon. Sinwar si diploma alla scuola secondaria di Khan Yunis, appunto, e poi frequenta successivamente l'Università Islamica a Gaza. Viene arrestato ripetutamente nella sua gioventù per attività sovversiva. In particolare nell'82 viene detenuto nella prigione di Farah, dove stringe i primi rapporti con diversi militanti ed è proprio in quel periodo che decide di dedicarsi totalmente alla causa palestinese. Viene arrestato, come abbiamo già detto, quindi una seconda volta nel 1985 e una volta uscito, assieme a Rawi Mustafa, fonda il Majad, cioè il Munazzamat al-Jihad Waldawa, una sorta di inizialmente no, lo diventa dopo una polizia politica interna, una sorta di forza di sicurezza interna, con lo scopo principale di scovare spie israeliane. Negli stessi anni, quindi siamo nella seconda metà degli anni '80, è tra i fondatori delle formazioni paramilitari, le brigate Izzadin al-Qassam. Il nome viene preso da un noto per i palestinesi combattente morto a Jenin, appunto Izzadin al-Qassam, muore in uno scontro con le forze mandatarie britanniche ed è per questo che viene considerato dai palestinesi come uno dei padri della resistenza anticoloniale in Palestina. Nel 1988 viene nuovamente arrestato e questa volta in prigione ci rimane per 23 anni. L'accusa è di la pena è di 4 ergastoli, sia per omicidio e sequestro. In questo periodo impara profondamente l'ebraico e riesce addirittura a scrivere una lettera proprio incredibile a Benjamin Netanyahu, e gli viene in carcere diagnosticato un tumore al cervello e un'equipe israeliana nel 2008 glielo asporta. Nella foto qui presente vedete Gilad Shalit. Infatti Sinwar viene liberato nel 2011, quindi dopo 23 anni di detenzione, assieme a un poco più di un migliaio di altri prigionieri palestinesi, nell'operazione di scambio appunto con questo soldato israeliano che era stato rapito 5 anni prima proprio da militanti di Hamas, è rimasto per 5 anni appunto ostaggio di Hamas. Nel 2015 Sinwar viene definito dagli Stati Uniti un terrorista. Nel 2017 viene eletto leader a Gaza, succedendo ad Ismail Haniyeh, che noi conosciamo per le cronache attuali essere il leader supremo di Hamas. Attualmente vive a Doha, in Qatar, in esilio, e stando alle notizie più recenti e alla situazione geopolitica attuale, sembra che il suo esilio in Qatar debba
durare veramente ancora poco, viste le posizioni attuali e recenti del Qatar. Nel marzo del 2021 Sinwar viene riconfermato in carica. Pochi mesi dopo la sua rielezione, la sua casa viene centrata e completamente distrutta da un attacco dell'IDF, dell'esercito israeliano. Riesce a sfuggire, quindi, perché non era a casa, al tentativo di assassinio, e in totale disprezzo e sprezzo del governo israeliano convoca una conferenza stampa pochi giorni dopo, in cui sfida proprio l'IDF a provare nuovamente ad assassinarlo nell'ora successiva alla conferenza stampa. Ora che passa passeggiando per Gaza verso la sua abitazione, quindi la zona della conferenza, in direzione della sua abitazione, scattando selfie con la popolazione. Sinwar rappresenta l'ala più radicale e intransigente di Hamas e a capo del braccio armato di Hamas, le brigate Ezedin al-Qassam. Per quanto riguarda il suo soprannome, più di voi l'avranno già sentito associare al termine macellaio. Il termine deriva dai suoi metodi sanguinari, rozzi, assolutamente sprezzanti la vita umana, a cui si aggiungono gli atroci metodi di tortura da lui ordinati, l'assoluta facilità di decretare una condanna capitale, anche solo tra i sospettati di collaborare con Israele, quindi di tradire la compagine di Hamas. Ed è proprio dai suoi uomini che arriva il soprannome di macellaio di Khan Yunis, suoi uomini che possiamo tranquillamente dire lo rispettano almeno quanto lo temono. Dopo l'attacco del 7 ottobre 23, quindi il recentissimo attacco multidominio di Hamas, per l'IDF Sinwar è stato definito un uomo morto. Dal 16 gennaio 2024 è stato inserito nella lista dei terroristi pure del Consiglio europeo. Da quando è alla guida di Gaza ha avviato una serie di relazioni con vari paesi, in particolare ha cercato di migliorare i rapporti con l'Egitto e con l'Iran, grazie anche al suo legame particolare con il presidente Raisi. Cerca una riappacificazione con l'autorità palestinese al fine di creare una sorta di base unitaria e solida in funzione chiaramente anti-israeliana. Sembra addirittura aver proposto ad Abbas di unire le brigate al-Qassam in un'unica forza di sicurezza palestinese sotto il controllo dell'autorità palestinese, di cui però vorrebbe in seguito avere il controllo totale. Direi che la cosa migliore, come abbiamo fatto anche per gli altri due bacchiscoli, sia leggere alcune citazioni per capire direttamente il pensiero, quindi chiedo alla regia di procedere con le ultime 3 diapositive, in modo tale che possiate anche voi leggere. Dice, citiamo testualmente, la liberazione è il nucleo strategico di Hamas e riguarda la Palestina dal Mar Mediterraneo al fiume Giordano. Continua dicendo, preferiremo morire da martiri piuttosto che morire per l'oppressione e l'umiliazione. Siamo pronti a morire a decine di migliaia e decine di migliaia moriranno con noi. Abbatteremo il confine con Israele e strapperemo il cuore dai loro corpi. In sintesi, proprio, se vogliamo proprio sintetizzare quello che è il pensiero attuale nel breve e medio termine, forse anche nel lungo, ma non possiamo sapere ovviamente quanto ancora vivrà Sinwar, diciamo che il suo obiettivo principale nel breve termine è quello di bloccare gli accordi tra Israele e Arabia Saudita, mentre nel medio e lungo termine, come abbiamo già detto, sta cercando di creare un fronte unitario e allargato a tutta la base palestinese, probabilmente per cercare di pianificare una nuova, ennesima guerra arabo-israeliana. Io mi fermo qui, faccio entrare il direttore, nonché segretario del Dipartimento di GED, Roberto Ekic, che dovrebbe apparire a momenti. Eccolo. Buonasera, qui. ciao, Buonasera. ciao Samuele, buonasera a Buonasera tutti. Roberto. Allora, come abbiamo detto,
La puntata si intitola Sinwar e la solitudine di Hamas. Abbiamo fatto questa breve introduzione per inquadrare Sinwar, quindi la sua biografia e il suo pensiero, e adesso lascio la parola a te, insomma, per quanto riguarda la situazione attuale di Hamas nel quadro politico generale. Sì, appunto, l'abbiamo divisa in due. Tu hai parlato di Sinwar e io parlerò appunto della solitudine di Hamas. Perché è solitudine? Tra un po' ci arriveremo, ma abbiamo ascoltato prima la biografia rapida di Sinwar e nella trasmissione scorsa abbiamo parlato di Netanyahu, di Nasrallah e di altri personaggi. Tra i tre comunque, cioè Sinwar, Netanyahu e Nasrallah, il più moderato, chiamiamolo così, è senz'altro il terzo, Nasrallah. Gli altri due hanno forse carattere simile, e sono gli opposti che si incontrano, e potremmo anche affermare che il successo, tra virgolette, dell'uno dipende dall'altro. Tutte e due hanno contribuito quindi al successo dell'altro, e la maniera migliore per aiutare se stesso, e di conseguenza non voluta, ma quanto non voluta, anche l'altro, e continuare. L'unica maniera, la maniera migliore è continuare a combattere. Se si arrivasse a un processo di pace duratura e alla creazione dello Stato palestinese, la funzione di Sinwar verrebbe meno. Chi lo seguirebbe nell'utopia di scacciare Israele da tutta la Palestina? In ogni caso sarebbe ingabbiato dai, chiamiamoli così, tutori di quello Stato, che non potrebbe reggersi comunque da solo, sarebbe troppo piccolo e povero. Se la guerra finisce, però, iniziano i guai anche per Bibi. Guai, parlo di Netanyahu ovviamente, guai giudiziari e guai politici, perché dovrebbe rendere conto dell'impreparazione dei servizi, quindi dei servizi israeliani, quindi del Mossad e soprattutto dello Shin Bet, ma ancora di più di Amman, che è il servizio militare e l'intelligence militare israeliana. Servizi che comunque l'avevano preavvisato di una recrudescenza delle ostilità. Ma la sua ossessione, era ed è ancora l'Iran, guardava presbitamente, diciamo così, lontano, ma non si accorgeva di quello che gli stava vicino. Del resto aveva sempre tentato di favorire Hamas versus l'ANP, perché l'affermazione dell'autorità nazionale palestinese poteva significare la creazione del tanto vituperato Stato palestinese, vituperato per Netanyahu ovviamente. Stato che avrebbe fatto venir meno la necessità di Bibi Netanyahu. Del resto, parte della sua fortuna politica è dovuta anche al terrorismo uscito da Gaza. Grazie a quei tragici attentati negli anni passati, riuscì a ribaltare i sondaggi e a sconfiggere Peres. Ma anche Sinwar deve la sua fortuna all'intransigenza di Israele e alle politiche dure e repressive di Netanyahu, che fomentano odio e portano nuovi combattenti alle formazioni estremiste. Quindi sembra un equilibrio reciproco, dove appunto uno aveva bisogno dell'altro. Ma c'è stato un cambiamento che Netanyahu ha sottovalutato: l'isolamento di Hamas che si stava profilando e la intransigenza di ambedue, ma soprattutto di Hamas, dava fastidio ai paesi arabi, desiderosi di fare affari con l'ormai florida Israele. Vediamo allora il PIL di questi paesi in questione. Arabia Saudita 834 miliardi di dollari, Emirati, cioè Israele, scusate, 482 miliardi, l'Egitto, gli Emirati 410, l'Egitto 403,
il Qatar 180 miliardi, il Kuwait 136 miliardi, Oman 84 miliardi, Giordania 46 miliardi. Come mai la Giordania ha un PIL così basso rispetto a stati come a staterelli come l'Oman? Non ha risorse energetiche da esportare. Il Bahrain, che è veramente piccolo, 39 miliardi. Praticamente, se noi facciamo la somma di questi PIL, arriviamo più o meno al PIL annuale francese. Come si vede, Israele, dopo l'Arabia Saudita, è il principale paese per PIL. Ma l'Arabia Saudita, se non avesse il petrolio, non avrebbe un PIL molto più grande della Giordania, appunto. Mentre il prodotto interno lordo di Israele è dovuto soprattutto al tessuto industriale, agricolo, dell'alta tecnologia e ai commerci. La Germania sta facendo un pensierino per acquistare l'Iron Dome, che ha difeso i cieli israeliani anche con successo. Gli aerei radar che noi usiamo italiani sono stati trasformati in Israele, almeno per quanto riguarda la componente elettronica. Abbiamo pure acquisito un satellite di sorveglianza radar da Israele. I famosi pomodorini di Pachino non sono stati creati a Pachino, ma in Israele, dalla Hazara Genetics, e molte delle ibridazioni di frutta che ogni tanto mangiamo sono state fatte lì. Israele quindi è perfettamente complementare ai paesi arabi. E questo gli arabi lo sanno benissimo. Israele può dare tecnologia, ma anche collaborazione di intelligence, la sta già dando all'Arabia Saudita, e alleanza comunque contro un avversario comune, l'Iran. Quindi può dare anche sbocchi commerciali. Come potenziale paese amico, se non proprio come stretto alleato, sarebbe per certi versi più affidabile degli stessi americani. Gli americani avevano sospeso l'invio, ad esempio, delle bombe ai sauditi a causa delle ripetute violazioni dei diritti umani nella guerra dello Yemen. Ironia della sorte, ora sono loro, gli americani, a bombardare con lo stesso tipo di bombe gli Houthi, ma rispettando i diritti umani, per carità. Magari se un civile viene ammazzato da una bomba, magari in quantità minori civili, decisamente, e rispettando i diritti umani o no, penso che non gliene freghi granché. Israele, comunque, non avrebbe nessuno scrupolo nel fornire armi all'Arabia Saudita in ogni caso. Al di fuori di Israele stessa non interessano a Israele i diritti umani. E poi, a dispetto delle utopie di Sinvar, un paese il paese che abbiamo appena descritto è impossibile da cancellare dalla faccia dalla terra. Troppi interessi in ballo, anche degli stessi arabi. L'enorme deposito di munizioni americano, che è venuto alla luce a causa del prelievo di ingenti quantità di granate da smistare all'Ucraina, è comunque sotto il controllo americano. Perché è lì? Perché se l'esistenza di Israele fosse veramente in pericolo, gli Stati Uniti e probabilmente non solo, anche molti altri paesi occidentali, non esiterebbero a intervenire anche con le loro truppe. Del resto abbiamo visto che nell'intercettare i missili e i droni mandati dall'Iran hanno partecipato anche jet francesi, inglesi e, guarda caso, giordani, quindi di un paese arabo. Quindi, se non puoi sconfiggere il possibile nemico, fatelo amico, soprattutto se ha le caratteristiche di uno Stato che abbiamo visto e che ha Israele. Cosa darebbero i palestinesi invece? Cosa si farebbero i palestinesi delle terre, quelle israeliane del 1948? Come le gestirebbero? E in un fantascientifico tracollo di Israele, l'Occidente, ma anche i sauditi, per dire, permetterebbero che dietro i palestinesi di Gaza avanzasse l'Iran e che si approprierebbe di tutta la tecnologia israeliana di cui abbiamo parlato prima e solo in piccola parte? Non parliamo
ovviamente di Gaza e della Cisgiordania, che dovrebbero essere giustamente e in maniera sacrosanta dei palestinesi, insediamenti dei coloni israeliani compresi. Ecco perché avevamo affermato che dei palestinesi in quanto tali non frega niente a nessuno, possiamo dirlo anche in francesismi, se non come strumento di pressione per attuare i propri interessi o di scambio, o ancora meglio come arma di distrazione di massa sulle loro popolazioni, cioè quelle arabe. C'è più solidarietà in Occidente che da quelle parti, dove, a parte inevitabili fiammate iniziali, le manifestazioni di massa nei paesi appunto arabi sono andate lentamente scemando, Houthi a parte, che sono appunto un caso a parte, e ne parleremo in una successiva trasmissione. E guarda caso gli Houthi sono nemici giurati degli Emirati e dei Sauditi, oltre che di Israele. E anche la solidarietà occidentale, a ben vedere, in buona parte è più ideologica che effettiva. Il mezzo, la scusa per fare riemergere anti-americanismo, antisemitismo, anti-occidentalismo, senza comunque generalizzare. Ci sono comunque anche quelli che sono sinceramente sconvolti da quello che sta succedendo, e questi hanno tutto il mio rispetto. Però mi ricorda un po' quando negli anni 70 si manifestava contro la guerra in Vietnam o contro i missili Pershing, dimenticandosi però di protestare verso gli SS-20 russi. Non ho visto tutta questa bramosia di manifestare contro la repressione del regime iraniano, odiosa, contro l'invasione e il trattamento della popolazione ucraina o contro il trattamento riservato ai curdi. Tra l'altro, a proposito di curdi, gli unici che abbiano indetto una raccolta di firme per il ritiro della batteria SAMP-T, cioè la batteria antiaerea e antimissile, sistema che ora è diventato famoso a causa delle richieste ucraine, ritirarlo, la batteria italiana, dalla Turchia, che stava invadendo la Siria e il Kurdistan, gli unici a fare anche una petizione siamo stati noi. Non ho visto in piazza allora le facce di quelli che oggi manifestano. Infatti, a dispetto di Hamas, c'erano avvicinamenti sempre più significativi tra Israele e i paesi arabi, anche, almeno per quelli del Medio Oriente, in funzione anche anti-iraniana, non solo per questo ovviamente. Ottime relazioni intramedio orientali, emarginazione dell'Iran, emarginazione di Hamas. Questo praticamente il filo logico. Ricordiamoci che probabilmente, fino a questa guerra almeno, ci sono stati più palestinesi uccisi dagli stessi arabi o tra di loro, nelle lotte intestine, che uccisi dagli stessi israeliani. Ora comunque hanno recuperato gli israeliani alla grande, anche se ritengo che i numeri dei morti siano più bassi, anche se non di molto, e che comunque tra quei morti vanno considerati anche i miliziani di Hamas, dai 9 ai 14.000. Ma anche se i morti civili sono stati 10.000 o 12.000, la cifra è comunque spaventosa e inaccettabile. Del resto c'è la percezione che dovunque vadano creino problemi i palestinesi. Come non rammentare il Settembre Nero 1970 in Giordania, quando tentarono di rovesciare la monarchia hascemita? Il terrorismo che comunque fecero in giro per l'Europa, gli aerei sequestrati, o comunque anche la guerra civile in Libano. Non è un caso che l'Egitto non li voglia ospitare nel Sinai. Ecco la vera ragione dell'attacco voluto da Sinvar: rompere l'isolamento in cui progressivamente i palestinesi, ma soprattutto Hamas, stavano entrando. I cosiddetti accordi di Abramo sono stati sottoscritti dagli Emirati e dal Bahrain e prevedono il riconoscimento formale dello Stato israeliano, senza specificare però quale Israele, cioè i confini del suo territorio, giustamente dico io. Dietro comunque c'è e c'era l'Arabia Saudita,
Già ormai si parlava di un'accettazione anche dei sauditi di tali accordi e sarebbe stato l'accordo del secolo. Accordi che contrastano in assoluto con la volontà di Hamas di non riconoscere Israele, anche dentro i confini del 1948, non quelli del 67. È come, per intenderci, se io volessi intraprendere azioni terroristiche per riconquistare la terra natale di mio nonno, cioè l'Istria, che io non ho mai conosciuto, se non in gita turistica. Qui mi prenderebbero ovviamente per pazzo, e giustamente. Sperava Sinwar nella dura reazione israeliana e l'impossibilità dei paesi arabi di rispettare tali accordi e il conseguente sostegno di tali paesi, oltre che quello tradizionale dell'Iran, anche perché nel frattempo c'è stato un accordo tra Arabia Saudita ed Iran sul ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due stati. Quindi c'era il pericolo di un possibile ammorbidimento futuro dello stesso appoggio iraniano alla causa di Hamas. Una situazione di normalizzazione in Medio Oriente che vedeva sempre più tagliati fuori gli interessi palestinesi, o meglio, soprattutto gli interessi di Hamas, quindi di un perenne scontro. In più, sperava in un intervento, Sinwar, di Hezbollah con le sue decine di migliaia di missili. Parliamo di tra i 70 e i 100.000 missili, tra missili e razzi e razzetti, per mettere in seria difficoltà la prevedibile violenta reazione israeliana che avrebbe dovuto dividersi quindi su 3 fronti, perché c'è pure la Cisgiordania. È avvenuto tutto questo? L'azione è andata oltre le aspettative dello stesso Sinwar, probabilmente, parliamo di quella del 7 ottobre. Non solo c'è stata un'azione eclatante, voluta, ma la ferocia e le immagini granguignolesche dell'azione con 1300 passamorti, molti dei quali torturati, seviziati e bruciati, complice anche il Captagon preso dai miliziani, è stata alla fine controproducente. Anche gli iraniani, dopo una prima affermazione dell'aiuto dato ad Hamas, che è probabile come organizzazione, hanno subito dopo smentito, viste le conseguenze. L'Arabia Saudita e gli Emirati hanno sì congelato gli accordi di Abramo dopo le reazioni spropositate di Israele, ma non li hanno certamente annullati, anzi, sotto banco continuano. Il Qatar, che ha risolto gli attriti con l'Arabia Saudita, aveva già sospeso i finanziamenti ad Hamas prima del raid, ma non solo. Ora probabilmente espellerà i dirigenti politici di Hamas, che si ritroveranno senza un retroterra nel caso che Hamas rifiutasse ogni ipotesi di accordo. In effetti, le autorità qatariote hanno chiesto ai dirigenti di Hamas di preparare un cosiddetto piano alternativo di residenza, cioè trovatevi un'altra casa. L'Egitto, come abbiamo visto, proprio non si sogna di intervenire in qualche modo, se non con le mediazioni diplomatiche. Anzi, a quanto pare l'Egitto aveva avvisato Israele poco tempo prima del pericolo di azioni eclatanti da parte di Hamas. E non è finita. Hezbollah, di cui tanto si fidava Sinwar per un'azione combinata, non ha fatto altro che sparacchiare qualche missile o drone in più, con un'intensità non molto maggiore della media, anzi non ha nemmeno dato una mano all'attacco, quello nell'Iran, verso Israele, come ritorsione dell'attacco alla propria ambasciata, anzi, per essere più chiari e specifici, ad un edificio annesso all'ambasciata, ma non dell'ambasciata vera e propria. In più Hezbollah, secondo l'emittente Channel 12, sta per firmare un accordo con Israele, non la pace ovviamente. Il possibile accordo è stato mediato dagli Stati Uniti, anzi l'accordo è molto simile a quello attuato nel 2006 che pose fine allo scontro totale tra Hezbollah e Israele, che prevedeva, cosa mai attuata da Hezbollah, il ritiro di Hezbollah stesso oltre il fiume Litani. L'accordo sarebbe però vincolato, questo ultimo, al rilascio degli ostaggi ancora vivi a Gaza, quindi a delle pressioni da fare di Hezbollah.
Questa notizia è stata diffusa ai primi di maggio. Sarà un caso, ma l'11 maggio Hezbollah ha annunciato il ritiro della maggior parte dei suoi combattenti in prima linea nell'area di confine. Rimarranno solo unità di intelligence e di ricognizione. Questo permetterebbe ai civili israeliani che abitano vicino al confine di tornare alle proprie case. Comunque, per il momento, si continua a sparare. L'altro ieri è stato ucciso un colono da un razzo anticarro che Hezbollah dichiarava essere stato lanciato su un obiettivo militare. E gli israeliani hanno risposto con il solito fuoco d'artiglieria su un paio di posizioni di Hezbollah. Come se non bastasse, le trattative tra Arabia e Israele per il reciproco riconoscimento sono riprese con la mediazione del consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan. Sì, l'intesa è condizionata alla creazione dello Stato palestinese e con Netanyahu al potere sarà difficile che avvenga, ma Netanyahu non è eterno, per fortuna, e comunque le relazioni tra i due paesi, anche se non formalizzate, si rafforzano. In ogni caso Hamas uscirà sconfitto anche se sarà formalizzata la nascita, finalmente, dello Stato palestinese. Perché, gioco forza, quello Stato si potrà fare solamente senza Hamas e la normalizzazione dei rapporti tra Israele e l'Arabia Saudita schiaccerebbe comunque Hamas. Come avevano dichiarato gli iraniani, l'accordo sarebbe una pugnalata alle spalle ai palestinesi. Tra l'altro, in tutte queste relazioni dobbiamo tener conto quella che veniva definita da Moshe Dayan la politica del cane pazzo, cioè un cane pazzo ha delle reazioni spropositate ed imprevedibili, quindi tutti si tengono lontano dal cane pazzo. È per questo che Israele si comporta in tal modo, solo che appunto Netanyahu lo sta facendo in misura troppo abbondante. Quindi, povero Sinvar, ha scatenato l'operazione del 7 ottobre per non venire isolato e alla fine si ritroverà ancora più isolato e, per bene che gli possa andare, comunque ridimensionato, sia territorialmente sia nella forza militare, poiché si stima che il 40% dei suoi militanti non esista più e una buona parte dei superstiti ha perso le capacità di azioni coordinate e complesse, con le catene di comando ormai saltate. Un'ultima notizia letta proprio prima di entrare in onda. Giusto ieri Gantz, il ministro della difesa centrista, ha accusato Netanyahu di non avere un piano per Gaza e di andare avanti e basta nella reazione. A ben vedere un piano Netanyahu ce l'ha ed è quello di far durare la guerra il più a lungo possibile. Ne va della sua permanenza al potere. Eccoci alla fine della puntata. Se ci sono domande, ben volentieri. Penso, cioè, domande da una parte tua, Samuele. Un attimo perché ho il microfono disattivato. No, in realtà domande no, volevo solo integrare questa tua analisi. Nella biografia di Sinwar prima avevamo detto che appunto nel lungo termine l'idea di Sinwar è quella di creare una base comune per tutti i palestinesi, quindi sia Gaza che Cisgiordania. Però è proprio, leggevo prima di questa diretta, che è di questo pomeriggio, qualche ora fa, in una conferenza stampa, comunque una dichiarazione alla stampa di Abbas o Abu Mazen, che si voglia dire, insomma, quindi di Fatah, dell'altro partito, quindi l'ANP, il presidente dell'ANP e dell'LP, che accusava direttamente Hamas di aver scatenato una relazione spropositata di Israele. Quindi anche all'interno dell'alveo palestinese la solitudine di Hamas come definizione è assolutamente azzeccata, insomma, no. Non credo che il progetto di Sinwar abbia
un futuro nemmeno all'interno della comunità palestinese. Non so cosa ne pensi, ma credo che... È praticamente quello che ho detto, Hamas è senza un futuro, se non un futuro tragico di terrorismo e basta. Sì, ecco, se vogliamo fare una chiosa a questa puntata, dopo si direi che chiudiamo, perché appunto l'idea del format è essere snelli, subito dopo l'attacco di Hamas a ottobre, qualche giorno dopo, in Camera Caritatis, se così vogliamo dire, ci pareva palese, sotto tutti i punti di vista, insomma, la necessità di un conflitto con Israele e della assoluta non possibilità di costituzione di uno Stato palestinese per l'esistenza stessa di Hamas, e specularmente adesso, come giustamente dicevi tu in coda alla tua analisi, il conflitto è per Netanyahu fonte di sopravvivenza, perlomeno a livello politico. Quindi siamo di fronte a uno specchio tra Hamas e Netanyahu, in cui le stesse esistenze delle due entità è fondata e basata sulla necessità del conflitto aperto, insomma. Infatti. Bene, concludo io allora la trasmissione, visto che l'hai incominciata tu. Grazie per aver ascoltato il 151esimo numero di Najed e alla prossima trasmissione. Buonasera a tutti.